so se avete notato la copertina di Italia Squisita. In questo numero, dedicato al nostro ristorante in galleria, io e Luca abbiamo fatto un lavoro pazzesco per spiegare qual è la nostra fede, qual è il nostro obiettivo, che è quello non solamente di andare in copertina di Italia Squisita, tra l'altro dovete comprarlo perché è un numero bellissimo, ma soprattutto per spiegare. E partiamo dalla ricetta della nostra cotoletta, la Milano che avanza. La Milano che avanza è quella che è avanzata, ma anche quella che avanza, quella che va avanti. La cotoletta che cos'è? Un piatto che tutti amano. Con Luca invece il nostro obiettivo qual era? Era cercare di portare quell'essenza e quell'idea anche attraverso un gioco. E il gioco qual è? Usare il pane vecchio, perché il pane avanza, tutti i giorni avanza il pane. Abbiamo cercato di estrarre il gusto della carne e di metterlo all'interno del pane. Ciao a tutti, sono Luca Sacchi, chef del ristorante Cracco in Galleria a Milano. Oggi vi prepareremo la Milano che avanza. Partiamo da un brodo di manzo, ne filtriamo una parte e lo mettiamo a ridurre per fare una sorta di bagna che noi chiamiamo bagna proteica. Questi ritagli di manzo li rosoliamo a fuoco vivo. Lasciamo che la padella si raffreddi leggermente, aggiungiamo un po' di burro, aggiungiamo un po' di profumi, aglio e salvia. Una volta che è arrostita, dorata, la togliamo dalla padella senza tamponarla. Non deve rosolare troppo perché dobbiamo avere i succhi crudi della carne. Con un semplice schiacciapatate andremo a raccogliere i succhi all'interno del brodo che abbiamo filtrato prima. Questo lo facciamo perché ci interessa l'essenza di quella carne, non ci interessa la fibra, non ci interessa la proteina, ci interessa il gusto. Ovviamente lo si fa sempre con gli scarti, no? Perché non è che si usano pezzi di carne che poi dopo tieni lì e non sai che cosa farne. Usi sempre o le copertine, quelle parti meno nobili che sono un po' più difficili da preparare. Adesso andiamo a ridurre il brodo che abbiamo arricchito con la parte proteica di succhi delle carni arrostite, sino a ottenere un brodo denso, non un sugo di vitello, non un fondo, ma è un brodo molto concentrato. Una volta che ha raggiunto la densità corretta, bello colorato e ricco, possiamo toglierlo dal fuoco, lasciarlo riposare, raffreddare e questa sarà la base con la quale bagneremo la nostra fetta di pane prima di impanarlo. Tendenzialmente noi utilizziamo il pane che non viene utilizzato nel servizio precedente. Ci è sembrato decisamente intelligente riuscire a sfruttare un elemento del genere e dargli una nuova vita molto più che nobile. Il pane deve proprio assorbire tutto quello che sono questo succo ridotto. Ci metterà un po' di tempo perché comunque è un pane a lievito naturale, ha una trama molto importante. Di tanto in tanto andrà capovolto in modo che entrambe le parti continuino ad assorbire sino a quando la fetta sarà completamente imbevuta. La andiamo ad impanare in modo molto semplice e tradizionale, quindi farina, uovo intero sbattuto, fiocchi di pancarré passati a setaccio. Quindi lasciamo che il pancarré aderisca bene alla fetta di pane e formi una bella panatura non troppo spessa ma comunque presente. Burro chiarificato e olio d'oliva in modo da tenerlo un pochino più resistente.
Più o meno la temperatura per cuocerlo è sui 170-180 gradi, ovviamente dipenderà dalla grandezza della fetta di pane, da quanto è imbevuta e anche dalla qualità del pane che si utilizza. Lo teniamo appena alzato dal fondo della padella, in modo che la parte sotto possa friggere a dovere. La lasciamo riposare 10 minuti in frigorifero in modo che si assetti bene. Fondo di manzo, il medesimo che abbiamo utilizzato prima ma non condito, quindi semplicemente filtrato, al quale andiamo ad aggiungere salvia e cipolla. Lo lasciamo in infusione per un quarto d'ora, quindi andiamo ad aggiungere il vino bianco e l'aceto. Che cosa si faceva una volta per conservare la carne più giorni? Si metteva sotto aceto e quindi una bagna acetica. Ma il vantaggio qual è? Che facendolo da cotto su un pane molto alto, la bagna rimane ma non è mai eccessiva. Come vedete, se io premo esce una parte di liquido, ma resta consistente. La solleviamo dal bagno e la tamponiamo su un pochino di carta assorbente. Temperatura di servizio, fondamentale. Questa non si riscalda. Perché? Perché è una ricetta alla fine, se vogliamo, anche molto tradizionale, no? È un carpione alla fine. Se tu riesci a servirla intorno ai 37-34 gradi, anche un po' più non è un problema. L'importante è che non sia fredda, cioè si estrae dal frigo e si lascia riposare a temperatura ambiente. La nostra fetta di pane diventa perfetta perché consistenza, temperatura, contrasto, sale, c'è di tutto. Come vedete, all'interno rimane una buona quantità di liquido, resta morbida, succosa, ma non perde acqua, mantiene una buona masticazione. Una volta porzionata la nostra fetta di pane, la andiamo a salare con dei cristalli di sale. Andiamo a finire con una falda di cipolla rossa in agrodolce. E questa è la Milano che avanza. Abbiamo preso l'anima della carne, i succhi, abbiamo preso il gusto, l'abbiamo trasferito all'interno di una fetta di pane, ma che lavorandola alla fine, se io chiudo gli occhi, taglio la mia cotoletta e la metto in bocca, ho le stesse sensazioni di mangiare una cotoletta alla milanese. Aver fatto questo lavoro con Italia Squisita, con tutti voi, con tutti noi, perché siamo tutti parte di una stessa passione, di una stessa comunità, che è quella della gastronomia. È inutile dire che vi aspetto ad assaggiare i piatti perché comunque fanno gola e ci farebbe molto piacere condividere con tutti queste sensazioni, questi racconti per migliorare la nostra gastronomia e per renderla sempre più unica. Un abbraccio.